Buongiorno. Alle mie spalle potete ammirare il disegno di Martina Moldovan della terza F del Liceo Artistico Benedetto Alfieri di Asti, anno scolastico 2022-2023, raffigurante i ritenuti padri fondatori delle mafie storiche italiane: Cosa Nostra siciliana, Camorra napoletana e 'Ndrangheta calabrese. Secondo una leggenda tramandata da secoli, tale paternità sarebbe riconducibile a 3 cavalieri spagnoli, i fratelli Osso, Mastrosso e Carcagnosso, indicati quali membri dell'associazione segreta criminale La Gardugna di Toledo, fondata nel 1412, longa manus dell'Inquisizione spagnola, avente quali peculiarità l'onore, i riti segreti, un codice etico e un forte legame con la religiosità. Per aver vendicato la sorella oltraggiata da un amico del re di Spagna, i predetti furono condannati a scontare 29 anni, 11 mesi e 29 giorni di detenzione nei sotterranei del carcere del castello di Santa Caterina, sull'isola di Favignana, nell'arcipelago delle Egadi, allora sotto il dominio aragonese. Qui si votarono a Gesù Cristo, Osso, a San Michele Arcangelo, Mastrosso, e a San Pietro, Carcagnosso, scrivendo manuali di regole e discipline, nonché riti di affiliazione per nuove associazioni segrete. Ritornati in libertà si separarono. Osso rimase in Sicilia fondando Cosa Nostra, Mastrosso si recò in Calabria fondando l''Ndrangheta e Carcagnosso raggiunse la Campania fondando la Camorra. Non sappiamo se la leggenda sia servita a nobilitare le origini delle 3 organizzazioni criminali, ma di fatto, ancora oggi, all'interno delle stesse i 3 cavalieri sono costantemente richiamati nei rispettivi riti di ingresso o di battezzo dei luoghi di riunione. Il rito del battesimo del locale, ad esempio, sia in Italia sia all'estero, avviene con formalità sempre riprese da quelle in uso nella terra madre calabrese. Lo scrittore Ciconte, nel libro Riti criminali, ne ricorda 2 intercettati dalla polizia nel 2009 in un bar di Singen in Germania e nel 2012 a Frauenfeld in Svizzera, entrambi con riferimenti ai 3 cavalieri. Nel primo, il battesimo del locale avvenne con la formula: io lo battezzo come lo hanno battezzato i nostri 3 cavalieri di Spagna, i nostri 3 cavalieri che dalla Spagna sono partiti. Se loro hanno battezzato con ferri e catene lo battezzo io. Se loro hanno battezzato con carceri scuri e carceri penali, con carceri scuri e carceri penali lo battezzo io. Nel secondo, la formula era: io vi battezzo utilizzando ceppi e catene, nella stessa maniera in cui i nostri cavalieri Osso, Mastrosso e Carcagnosso l'avevano fatto in Spagna nel 1830, prima del loro arresto in Calabria. In un articolo inchiesta sul settimanale L'Espresso del 23 giugno 2005, il giornalista Riccardo Bocca pubblicò un memoriale inviato alla Direzione Nazionale Antimafia da un boss di 'Ndrangheta. Il memoriale, fra l'altro, rivelava la formula di inizio attività della riunione annuale tenuta da tutti gli affiliati presso il Santuario di Polsi in Calabria, in concomitanza con la festa della Madonna. Alzo gli occhi al cielo e vedo una stella polare, calice d'argento, ostia consacrata con parole di omertà e formata società. A nome dei vecchi antenati, conti di Russia e cavalieri di Spagna, che hanno sofferto 29 anni, 11 mesi e 29 giorni di ferro e catene, Osso, Mastrosso e Carcagnosso, vi impongo, se armature bianche o nere portate non verranno consegnate, con le stesse sarete praticati. L'ultima frase riguarda l'obbligo di consegnare le armi prima della riunione, pena la morte. In alcuni libri, 2 massimi esperti di 'Ndrangheta, l'attuale procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, e il professor Antonio Nicaso, si soffermano sul tema dei 3 cavalieri. Nel libro Malelingue, vecchi e nuovi codici delle mafie, segnalano che la storia della Gardugna è presente nelle leggende e nei canti popolari della Calabria, concordando con altri studiosi. In Acqua Santissima riprendono alcuni brani dell'interrogatorio di un collaboratore di giustizia calabrese che descrive il proprio giuramento e le parole utilizzate, richiamanti l'Arcangelo Gabriele, Santa Elisabetta e i fratelli spagnoli. In Storia segreta dell''Ndrangheta, infine, rivelano che ancora oggi gli affiliati all'organizzazione promettono di emulare le gesta dei 3 cavalieri rappresentati come mito fondativo. A conferma di ciò, nel libro di Ciconte, Macri e Forgione, Osso, Mastrosso e Carcagnosso, immagini, miti e misteri dell''Ndrangheta, in cui è stato ottimamente approfondito il tema,
si segnala l'avvenuto riferimento ai tre fratelli nel giuramento di fedeltà all''ndrangheta prestato da un 18enne calabrese nel ristorante italiano da Bruno a Duisburg in Germania, poco prima della famosa strage del 15 agosto 2007 che portò alla morte di 6 uomini nell'ambito della faida di San Luca, in provincia di Reggio Calabria, fra i clan dei Nirta Strangio e i Pelle Vottari. Nella sentenza di primo grado, maggio 2020, del processo Barbarossa d'Asti, riguardante proprio le cosche di 'ndrangheta operanti nella nostra provincia, è riportata anche l'intercettazione di una conversazione telefonica fra 2 fratelli appartenenti al locale oggetto di indagini, cioè la cellula territoriale coordinatrice di piundrine o famiglie, in cui viene spiegata la procedura per il conferimento di una dote superiore, corrispondente in termini semplicistici al grado militare, cioè il rituale del taglio sul dito e l'evocazione della simbologia e delle figure dei 3 cavalieri spagnoli Osso, Mastrosso e Carcagnosso. Secondo il giornalista Arcangelo Badolati, nel libro Santisti Endrine, un collegamento fra la mafia calabrese e la setta iberica potrebbe essere quello dei tatuaggi, pugnali, croci e catene per distinguersi dal resto della popolazione. I picciotti calabresi sembra avessero tatuati 5 punti di inchiostro nell'incavo fra pollice e indice, più o meno come quelli spagnoli. 3 punti rappresentanti gli elementi costitutivi della setta, il segreto, il sangue dei nemici e la notte profonda quando agivano. Sempre nel libro Santisti Endrine viene evidenziata una canzone popolare che esalta gli 'ndranghetisti e i disvalori mafiosi. Nell'album Il canto della malavita del 2003, Mimmo Sigari interpreta il brano 'Ndrangheta, Camurra e Mafia, ricalcante l'unione fra la mafia calabrese e la setta spagnola che inizia con le parole: «Ntana notti di un tempo che fu, 3 cavalieri da Spagna se partiru, dall'Abruzzo a Sicilia passaru e poi in Calabria se firmaru. 20 anni lavurarono sottoterra per fondare i regoli sociali. Leggi d'onore e di guerra, leggi maggiori, minori e criminali, e sti regoli di sangue e d'omertà, da padre a figlio si li tramandaru, chisti sui leggi della società». L'esistenza o meno della setta criminale della Gardugna di Toledo è stato oggetto di studi da parte di diversi storici e addirittura di una serie televisiva del 2018 denominata La Peste, ambientata nella Spagna del 1400. Un articolo sulla Stampa di Fabio Galvano del 12 gennaio 2020 ha segnalato l'assenza di documenti attestanti la sua creazione, anche se i fautori dell'esistenza della setta asseriscono che sia stata invece diretta dal Gran Maestro Francesco Cortina e di suoi membri noti solo a quest'ultimo, suddivisi in punteadores o assassini, floreadores o ladri, soplones o informatori, chivatos o apprendisti, aiutanti dei punteadores, sirenas o donne incaricate di attirare le vittime. Secondo la leggenda, poi, la setta si sarebbe estinta nel 1822 quando il Gran Maestro e 16 confratelli vennero giustiziati. Come ricordato in un articolo di Antonella Falco sul sito Nazione Indiana, 2 studiosi, il britannico John Tramper e l'italiana Marta Maddalon, che hanno scritto il saggio La costruzione del racconto, la vera invenzione della Gardugna, hanno confermato la presenza della storia della setta nelle leggende e nei canti popolari calabresi. Addirittura, nel codice andranghetista di Pellaro, ritrovato nel 1934 in quel comune della provincia di Reggio Calabria, avente quale titolo Origine dei 3 cavalieri di Spagna, si ha la netta impressione che la parte introduttiva sia stata ripresa dal testo del 1845 Misteri dell'Inquisizione ed altre società segrete di Spagna, di Victor de Ferreal, pseudonimo della scrittrice tedesca Irene de Suberwick, poi tradotto anche in italiano. Se così fosse, il codice della mafia calabrese sarebbe stato preparato attingendo a narrazioni romanzate, evidentemente utili ad accreditare l'origine storica dell''ndrangheta. Da evidenziare la tesi di Badolati, libro Santisti Endrine, circa il mito fondativo delle mafie italiane, letteralmente inventato dalla città di Irene de Suberwick, che scriveva in spagnolo perché appassionata di Miguel de Cervantes e di storie di avventura. A conferma di ciò, ha ricordato che 2 importanti studiosi iberici, León Arsenal e Hipólito Sánchez, nel volume del 2006 Una historia de las sociedades secretas españolas,
abbiano smentito l'esistenza della setta di Toledo, malgrado l'indicazione dello scrittore Marc Monnier, vissuto a Napoli per molto tempo e autore dei primi testi sulla camorra, sulla presenza nel meridione d'Italia nel 1600 di una setta criminale fondata sugli stessi principi della Gardugna spagnola descritta dalla del Suberwick. Quindi, malgrado le smentite degli studiosi, i mafiosi continuano a rinnovare il loro giuramento alla propria associazione nel corso di cerimonie segrete evocando da 200 anni i padri fondatori. Pertanto, a meno di improbabili scoperte archivistiche, il mistero sull'effettiva esistenza di Osso, Mastrosso e Carcagnosso sembra destinato a rimanere tale. Ho terminato, grazie dell'ascolto, arrivederci alla prossima pillola digitale sulle mafie.